Ciao a tutti! In questo episodio vi parlerò di Lotte World, che sarebbe un amusement park esattamente a Seoul. Anche qui ci sono andata in due periodi diversi, quindi vedrete foto sia di giorno che di notte. Dovete scendere alla fermata di Jamshir Station e avviarvi verso l'uscita 4. Comunque non preoccupatevi perché ci sono i segnali che vi dirigono verso il Lotte World Adventure, che è direttamente collegato alla metropolitana, quindi non c'è bisogno di uscire all'esterno. Comunque vi lascio due link nella descrizione sia del sito del Lotte World sia del sito di Visit Korea. Io c'ero andata con un ragazzo coreano che fra l'altro mi aveva detto la storia sul famoso fiocco rosso che casualmente, totalmente casualmente, mi ero messa quel giorno e fra l'altro l'aveva notato e me l'ha fatto proprio notare anche una ragazza dello staff che era una giostra che praticamente quel fiocco rosso era famoso perché lo indossava una delle mascotte, diciamo, di questo parco divertimenti. Io vi giuro che veramente è stato un caso. Quando entrate vedrete, il cielo finto dipinto sul soffitto e al centro del soffitto una grande cupola di vetro da cui viene la luce di giorno e sotto vedrete subito la pista di pattinaggio che purtroppo non sapevo che c'era perché non mi ero informata. Però vi devo dare una dritta, non fa parte del parco divertimenti, quindi se volete andare in questa pista di pattinaggio dovete andarci prima oppure dopo, nel mentre non potete andarci perché non è uno di quei parchi divertimento che puoi entrare e uscire a tuo piacere. Una volta che entri devi stare dentro, quando esci poi se vuoi rientrare devi pagare di nuovo il biglietto. Ovviamente sono voluta andare nella casa horror chiamata Tomb of Horror, dove un ragazzo, mentre noi aspettavamo il nostro turno, ci ha dato varie indicazioni e si è raccomandato, il che mi ha fatto ridere perché già immaginavo cosa non fosse successo lì dentro. Si è raccomandato niente pugni. Vabbè, ok. Questo parco divertimenti, come avete visto, è su vari piani e ci sono le rotaie delle varie giostre che corrono tutto intorno, nonché le rotaie del piccolo trenino che ti porta all'esterno alla Magic Island. Comunque ci puoi andare benissimo anche a piedi. Ci sono varie montagne russe, all'interno c'è la French Revolution, che è questa, che fa tutto il giro a testa in giù e in mezzo c'è un ponte dove puoi vedere la gente che ti passa intorno urlando. Poi c'è un'altra piccola montagna russa che è la Pharos Fury, però la coda veramente era lunghissima. Io avevo tentato, ho detto ma fidiamoci, le montagne russe non le faccio, come avrete capito precedentemente. Al di fuori poi c'è la montagna russa Atlantis, che è parecchio ripida e come immaginate ha anche dei tratti nell'acqua. Ai tempi, quando ci sono andata con questo ragazzo, c'erano tutta la serie delle attrazioni Wild, quindi Wild Wing, Wild Valley e Wild Jungle, che sarebbero praticamente i cinema in 4D. Ti sembra di vivere veramente quello che stai vedendo, quindi ci sono anche gli spruzzi d'acqua, il vento. Era molto carino, era una delle mie attrazioni preferite, francamente, finché poi non ci sono andata qualche anno dopo con la mia migliore amica e ne ho scoperta un'altra. Ovviamente mi sono comprata le orecchiette da tigrottoli, mentre i ragazzi coreani ho visto che assolutamente non si vergognavano di tenersi sulla testa dei cerchietti o con un grande fiocco o con delle orecchiette simili alle mie. Il ragazzo che era con me si è preso la granita all'arancia, presumo, io invece mi sono presa una granita blu. Il problema è che lui ne è uscito indenne, mentre io, ecco, con la lingua blu, complimenti, ma me la sono tenuta per ore, eh.
Ecco il trenino di cui vi parlavo, preso dopo una fila interminabile attraverso un cunicolo, diciamo preistorico, nel vero senso della parola, e infatti l'ho preso solo quella volta e basta. Anche quel giorno solo una volta, al ritorno ce la siamo fatta a piedi, ho scoperto che era vicinissimo, potevamo farlo anche all'andata, ma non lo sapevo. E qui diretti verso la Magic Island col famoso castello e altre varie attrazioni. Purtroppo devo dire che non c'erano molte attrazioni per me all'esterno, erano attrazioni un pochettino più per gente che ce la può fare. Infatti io alla fine sono entrata direttamente, ovviamente con lui, alla Ghost House, niente di che purtroppo, praticamente era un cinema dove davano un, diciamo, film breve d'animazione, horror, comunque eravamo vicinissimi ad Halloween e insomma c'era qualche effetto, era un po' in 3D, cioè era in 3D ma non era un granché. Poi è pure finito male, il gatto è morto, quindi non mi è piaciuto, insomma. Qui abbiamo quindi fatto un giro per le bancarelle, ci siamo goduti la vista del lago con le sue barchette a forma di cigno e le mini crociere e il castello sotto la cui volta si passava lungo il ponte fino a rientrare poi al parco perché era ora di mangiare. Qui abbiamo deciso per un ristorante più tradizionale, che era nella zona del museo tradizionale coreano, il Fox Museum. E il ristorante si chiamava Sokchon Restaurant, quindi prendeva il nome dal lago dove c'era la Magic Island. E ho mangiato bene e troppo, come sempre. Poi prima di andarcene mi è venuta la brillante idea di provare l'attrazione Flume Ride senza rendermi conto quanto era ripida e lunga, perché a me sembrava interminabile e non finiva mai l'ultima discesa. Cioè, praticamente è il classico giro sui tronchetti, in realtà queste erano barchette e su ognuna ci vanno 4 persone e ovviamente che non ti fanno la foto quando scendi, oddio, cioè veramente persino il ragazzo con cui ero non è riuscito a trattenere la risata perché la mia faccia è veramente completamente trasformata in una maschera di orrore. Ah, ecco, qui vedete, li abbiamo visti alla fine, gli armadietti dove mettere la vostra roba, quindi la borsetta, eccetera, per non andare in giro con la borsa, lo zaino per tutte le altre azioni. Ecco, la seconda volta che ci sono andata è stata con la mia migliore amica. Purtroppo quel giorno era attaccato alla festa della sera precedente. Incredibilmente ero stata invitata a una festa di compleanno, incredibilmente non ci potevo credere. E fra l'altro non era neanche propriamente a Seoul, quindi ero fuori bere proprio a volontà, perché figurati una festa di compleanno. Ho bevuto troppo e sono arrivata a casa tipo alle 11 di mattina, cioè una cosa veramente, e avevo l'appuntamento con la mia amica a Lotte e non ci sarei mai potuta arrivare proprio fisicamente a mezzogiorno. Oddio, quindi poi le ho detto se le andava bene posticipare di un'ora, lei ovviamente ha detto sì perché lei tendeva sempre ad essere in ritardo e andare sempre di fretta perché altrimenti non riusciva ad arrivare, quindi è stata solo una buonissima notizia per lei. Cioè potete immaginarvi come stavo quando sono arrivata lì, cioè veramente uno zombie, ero veramente uno zombie, cioè volevo solo dormire. Stavo quasi male, ho detto, bene, devo fare le attrazioni, messa così, ottimo! Come vedete era il periodo natalizio, o meglio, era già passato sia Natale che l'ultimo dell'anno, comunque era ancora in periodo. E non vi dico, ovviamente non avendo tempo di asciugarmi i capelli, sono uscita con i capelli umidi, ma non sapete forse che in Corea vanno abbondantemente sotto lo zero. Cioè, io vi dico che avevo i capelli congelati. Cioè, non sto scherzando, erano congelati, cioè li potevi spezzare in due.
Scusate, ma ovviamente mi sono comprata delle altre orecchie, giusto per essere in tema. Abbiamo provato, io particolarmente preoccupata perché non riuscivo a trovare un video su YouTube o qualcosa che parlasse di questa nuova attrazione, perché era proprio nuova, la Fly Venture. E fra l'altro eravamo in fila, quindi andando avanti pian pianino, avevo sempre di più questa paranoia, chissà di che cavolo si tratta. Anche perché i cartelli che dicevano di non provare quell'attrazione, se si avevano problemi di cuore o se era incinta, se aveva paura dell'altezza, me la faceva sembrare come una montagna russa o simile. E quindi, cioè, io ero abbastanza in paranoia, non ero proprio convinta, ma ormai ero in fila da 1000 anni. Adesso qui la foto non rende assolutamente l'idea, l'ho presa su internet. Quando entrate è praticamente un cinema con uno schermo enorme che prende tutta quanta l'area davanti e ci sono 3 file dove ti siedi, ci sono i maniglioni per tenerti e un fermo in mezzo alle gambe. Infatti io, e una cintura di sicurezza, infatti io ero abbastanza preoccupata. Quando ti siedi non vedi niente perché questi sedili sono incastrati in una specie di conchiglione. Quindi ho detto come cavolo facciamo a vedere lo schermo? E invece no, quando comincia praticamente tutto il pavimento ruota e tu ti vieni a trovare sopra la fila che avevi davanti, quindi ti vieni a trovare direttamente davanti allo schermo come se non ci fosse nient'altro intorno. È bellissimo. Praticamente appunto è un'attrazione 4D con il vento, l'acqua, tutti i vari ehm, effetti, ma è veramente fantastico. Io vi dico che io e la mia migliore amica l'abbiamo fatto 2 volte nello stesso giorno, è bellissimo. Siamo passate anche per una galleria tipo il Trikai Museum, ci siamo mangiate un hot dog e poi siamo uscite, ormai era buio, all'esterno alla Magic Island, tutto illuminato, bellissimo, con tutte ste cavolo di coppiette dappertutto a farsi selfie. E vabbè, però faceva un freddo boia. Molte attrazioni erano chiuse perché comunque con quel gelo fuori non c'era molta gente. Così, infreddolite e stanche, ormai ero un'ombra di me stessa, abbiamo deciso di andarcene. Spero che questo episodio vi sia piaciuto, ricordate di mettere un like e di iscrivervi al mio canale.